Ciao a tutti homebrewers appassionati e soprattutto voi iscritti del canale. Oggi il video è dedicato a tutti voi che siete la community di questo canale e vi porgo il mio personale ringraziamento. Siamo arrivati al traguardo dei 2000 iscritti in quasi 2 anni e mezzo di attività e ci tengo a ringraziarvi per il supporto e l'interesse sempre crescente che avete dimostrato per questo canale. Quando ho aperto questo canale non avevo grandi aspettative. Su YouTube si erano già susseguiti tanti canali su birra e homebrewing e molti avevano ormai trattato tante tematiche e tanti argomenti di vario livello. La decisione che mi ha convinto a iniziare a produrre contenuti sull'homebrewing si è basata semplicemente sulla condivisione delle mie personali esperienze. Quindi mostrarvi come faccio la birra, perché faccio determinate scelte e fare anche qualche accenno e approfondimento sulle nozioni di homebrewing che vengono trattate. Una base teorica semplice da comprendere e alla portata di tutti e da mettere poi facilmente in pratica sul campo. Il primo pubblico a cui ho rivolto i miei contenuti, infatti, sono stati i neofiti. Ho pensato di rivolgermi proprio ai nuovi appassionati che stavano conoscendo questo mondo e si stavano affacciando all'homebrewing. Ho iniziato con una serie di video su come fare la birra in casa, partendo proprio dalle basi, fino ad arrivare poi a parlare di tecniche più avanzate e vari approfondimenti come quelli sulle materie prime, sul pH, eccetera. I contenuti che ho realizzato con maggior frequenza sono quelli delle mie cotte. All'inizio ero un po' scettico che questo genere di video potesse interessare il pubblico a lungo, perché c'era inevitabilmente il rischio di essere ripetitivi, di mostrare poi le stesse cose più volte e più volte di seguito. Con il tempo però ho capito che anche questo fattore non costituiva un vero e proprio problema. Oltre a variare le birre, infatti, nel tempo sono variati anche i procedimenti. Non c'è una cotta del tutto uguale all'altra e anche partendo dalla stessa ricetta ho sempre aggiunto degli accorgimenti, delle migliorie per differenziare un po' la birra che voglio ottenere da quella che avevo già ottenuto prima. Man mano che il canale è cresciuto è cambiato progressivamente anche il mio homebrewing e a un certo punto mi sono dovuto allargare a campi prima da me inesplorati, come i lieviti liquidi, gli starter e la contropressione. Come dico sempre, aprire questo canale per me è stato il più grande investimento per migliorare e crescere come homebrewer. Partendo infatti dagli argomenti che volevo trattare nei video, ho ripreso a studiare e ad approfondire le tematiche, perché ovviamente ci tenevo ad esporre questi concetti innanzitutto in maniera corretta, oltre che comprensibile a tutti. Questo mi ha portato inevitabilmente a comprendere e applicare meglio le conoscenze che possedevo e a perfezionare a poco le mie birre. Da quando ho aperto il canale, inoltre, ho raddoppiato il numero di cotte l'anno, ho brassato stili nuovi e ho adottato nuove tecniche e nuove attrezzature. Una cosa per me molto importante e che sento come un dovere è quello di dare credibilità a quello che faccio. Se mi permetto di parlare di come fare la birra in casa, oltre che a mostrarvi le mie ricette e le mie cotte, devo essere innanzitutto onesto con voi, ma anche avere un minimo di credibilità. Perché il pubblico non basta che creda sulla fiducia, ma ci deve essere anche qualcosa di più oggettivo. Altrimenti esporre le mie esperienze diventa fine a se stesso. Se una birra non viene bene o se una ricetta ha qualcosa che non va, bisogna ammetterlo e dirlo chiaramente. Come dico sempre, a mostrare la propria birra nei social e a dire che è buona sono bravi tutti. E partendo da una foto e una descrizione, tutte le birre possono sembrare ottime. Per questo motivo, oltre a cercare di essere il più possibile onesto e sincero con voi, è importante dare credito a quello che faccio anche grazie alle valutazioni dei giudici che ottengo dai concorsi. Non tutte le birre riescono alla perfezione e non sempre io sono in grado di percepire i difetti e i limiti. Anche volendo essere oggettivo, il mio giudizio sarà sempre un po' di parte. Questo è anche uno dei motivi per cui mando le birre ai concorsi, quindi per avere una maggiore comprensione delle caratteristiche, delle note positive e dei difetti delle mie birre e in secondo luogo ovviamente anche per il gusto della competizione. Vi ho accompagnato nei miei video alle mie esperienze nei concorsi, come ad esempio il campionato nazionale o ad altri eventi regionali e locali, facendovi vedere un po' da vicino come funzionano questi eventi, come approcciano un po' i giudici alla degustazione e alla compilazione delle schede tecniche. So che molti di voi non conoscono ancora bene queste realtà. Se è così, vi invito a scriverlo sotto nei commenti e magari può essere l'occasione per fare un video apposito su questo mondo.
L'homebrewing in Italia ha avuto un periodo di grande crescita nello scorso decennio e si è raggiunto un livello molto alto. Anche se l'interesse forse è calato un po' rispetto a prima, ci sono ancora migliaia di homebrewers attivi sul campo. Decine di concorsi su scala regionale o nazionale, corsi, degustazioni e vari eventi. Anche la tecnologia continua a fare sempre progressi, escono sempre nuove attrezzature pensate per l'homebrewing. Questo dimostra che il movimento comunque è ancora attivo. Secondo me bisogna puntare soprattutto a far appassionare nuove persone che potranno poi diventare i futuri birrai casalinghi. Nel mio piccolo è anche quello che cerco di fare con questo canale, ma senza il vostro supporto non posso fare molto. Vediamo adesso insieme un po' di numeri. In quasi 2 anni e mezzo di attività ho pubblicato 110 video, ho registrato un totale di 145.000 visualizzazioni e oltre 13.000 ore di video visti. Il video più visto è sempre quello su come fare la birra in casa con tecnica all grain, con circa 16.000 visualizzazioni, seguito dal video sulla pentola Only One, dal video sulla tecnica E+G e poi priming e carbonazione, imbottigliamento, lieviti e camere di fermentazione. Questo dimostra che l'interesse per l'homebrewing e l'all grain c'è effettivamente e ci sono tante persone che cercano soprattutto i video su come iniziare. Ci sono potenzialmente tanti nuovi appassionati che si stanno affacciando all'homebrewing. Un altro dato che mi fa piacere condividere con voi è quello dell'indice di gradimento dei miei video. Pur viaggiando su numeri comunque piuttosto piccoli, essendo l'homebrewing un argomento abbastanza di nicchia, ho potuto constatare nel tempo che l'indice di gradimento di questi video è molto alto. Nella maggior parte dei miei video è del 100%, qualche video non è piaciuto effettivamente a tutti, ma è normale, non tutto può piacere sempre a tutti. Per questo io sono sempre disponibile a discuterne con voi sotto nei commenti e accetto le vostre critiche. Parlando adesso di cosa mi spinge effettivamente a continuare con questo progetto, sono 2 i fattori che trainano la mia attività su YouTube. Il primo è la semplice e pura passione. Senza la passione tutto quello che faccio non avrebbe senso. Il secondo siete voi, la community. Tutto questo non sarebbe stato possibile senza il vostro responso e il vostro supporto. Vedere il canale crescere, anche se a piccoli passi, è il più grande stimolo per continuare con questo progetto. La mia attività su YouTube non è mai stata pensata come un'opportunità di guadagno. Al momento, pur potendolo fare, non ho attivato contenuti extra, abbonamenti o altre opportunità, perché mi allontanerei un po' dalla mission di questo canale. Nel mio homebrewing, come potete vedere, non ci sono segreti. Se riesco a fare una birra buona e una birra che prende un primo premio, l'indomani trovate tutta la ricetta e i procedimenti disponibili gratis per tutti. Questo è anche il mio modo per ringraziarvi del supporto che mi date, ed è con il vostro supporto che il canale può continuare a crescere e possiamo far conoscere questo mondo a tante altre persone. Basta veramente poco, lasciare un like e dei punti hype sotto a un video, commentare e soprattutto iscriversi se non l'avete ancora fatto. Superata la soglia dei 1000 iscritti e qualche migliaio di ore di visualizzazioni, YouTube mi ha attivato la possibilità di monetizzare con la pubblicità nei miei contenuti. Ovviamente, appena il risultato idoneo, ho avuto questa possibilità. So che molti di voi saranno curiosi di saperlo, ma non immaginatevi chissà quali cifre. Diciamo che quello che entra in un mese non basterebbe per comprare il materiale per una singola cotta. La nicchia di persone che segue l'homebrewing in Italia non è così grande, ma ci sono ancora tantissimi appassionati che non conoscono questo canale. La realizzazione dei contenuti mi impegna sempre molto. La scadenza settimanale è veramente molto difficile da mantenere. Finché avrò tempo e qualcosa da raccontare, spero di continuare a farlo ancora per molto. Anche le idee per altri contenuti non mancano. C'è ancora molto da approfondire, per esempio sulle materie prime, e ci sono molte tematiche che non ho ancora affrontato, come la degustazione, il riconoscimento dei difetti e le loro cause. Sto cercando di portare avanti anche la serie sui video storici, che però mi richiede molto tempo di studio e reperimento di materiali e informazioni, e a questo sto affiancando anche il nuovo format sugli assaggi di birre famose, partendo da informazioni note sul birrificio e sulla birra in questione. Come sempre, se avete consigli o suggerimenti sul video che volete io faccia, scrivetelo qui sotto nei commenti.
Se siete nuovi del canale invece, oltre a invitarvi ad iscrivervi e attivare la campanella per le notifiche, vi invito a guardare la sezione playlist, dove troverete tutti i video raggruppati in maniera ordinata in base alle tematiche. Trovate la playlist su come fare la birra in casa, dove i video trattano le tecniche in ordine di complessità e approfondimento, dai kit all'all grain fino alla contropressione, passando per gli approfondimenti sulle materie prime e sul pH. La playlist delle attrezzature, dove parlo della mia pentola, le migliorie che ho fatto nel tempo, le camere di fermentazione, fino alle attrezzature per la contropressione e la birra alla spina. La playlist sulle mie cotte, dove trovate le video cotte complete, dal brew day fino all'assaggio finale. La playlist sulle mie birre invece consiste negli assaggi critici sulle mie birre fatte da me con l'ausilio anche del parere dei giudici che l'hanno degustata in sede di concorso. Questo approfondimento serve un po' anche a trarre considerazioni oggettive sulla birra. E infine la playlist più nuova, che è quella incentrata sulla storia delle birre, dove parlo di stili famosi, partendo da cenni storici fino alle tecniche più moderne. Sempre qui sto iniziando anche una serie di assaggi di birre famose. Spero sempre più abbondanti. Con questo concludo il video rinnovando i miei ringraziamenti a tutta la community. Commentate, suggeritemi, fatemi sapere le vostre impressioni sotto nei commenti. Come sempre, se volete supportarmi in modo semplice e gratuito, lasciate un mi piace, dei punti hype e iscrivetevi al canale. Ci vediamo al prossimo video.